Su YouTube può capitare che tra tanti video girati uno in particolare diventi virale o qualcosa del genere. Dico così perché non so se un video da 1,5 milioni di visualizzazioni possa essere definito virale oppure no. Quando un video dei miei è diventato virale, ho scoperto che non tutti quelli che guardavano questo video percepivano le cose allo stesso modo. Infatti, mentre ero in vacanza a Lido di Pomposa, in Emilia-Romagna, ho girato un video. Era Ferragosto, nel video c'erano dei ragazzi che lanciavano gavettoni alle auto, le fermavano, saltavano a bordo e ne facevano di tutti i colori, comprese vere e proprie aggressioni verso i malcapitati che passavano in auto. Ho ricevuto persino insulti e minacce nei commenti di questo video per svariati motivi. Naturalmente ben oltre il 90% dei commenti erano rivolti verso quei baldi giovani che si comportavano come dei predoni del deserto, ma quel piccolo gruppetto spauruto di odiatori seriali che se le prendeva con me era ed è tuttora molto agguerrito. Anche perché, non lo nego, spesso persino mi diverto a rispondere a chi mi insulta in modo non dico provocatorio ma quasi. Uno degli episodi che ha generato più engagement è stato al minuto 11 minuti e 14 secondi, dove si sente questo urlo. E poi il mio commento. Senti che sono proprio meridionale. Che definiva chi aveva urlato meridionale. Notare bene, meridionale non voleva essere un insulto, altrimenti avrei usato un altro termine che ben tutti conoscono. Altri hanno commentato come una litania frasi del genere: ma perché invece di girare il video non hai chiamato i carabinieri? Tanto che per spiegare a tutti la stessa identica cosa, dopo un po' mi sono stancato e ho registrato un altro video dove spiegavo chiaramente che i carabinieri erano stati avvertiti più volte. Se volete vedere questo video è nella descrizione sotto al video e nella scheda che dovrebbe apparire qui sopra o da qualche parte, non so dove, Ma passiamo ai commenti e agli insulti. Abbiamo commenti dai più blandi fino a delle vere e proprie minacce. Il primo commento è divertente, non è né un insulto né una minaccia, ma evidentemente a quest'utente non funzionava la N della tastiera e il risultato è davvero divertente, soprattutto all'inizio. Questo è un tipo di commento che ho trovato più volte scritto da utenti diversi. Pare che invece per molti significhi oltre a. Non c'è altra spiegazione. Infatti, inoltre la punteggiatura mi sa che non si insegna più a scuola. Leggo così come è scritto, Ma invece di fare il video chiamare la polizia era troppo difficile, rimbambiti voi che filmate e loro. Ed ecco ora una vera e propria minaccia da Emanuele Bella Macina. Ciao Emanuele, spero che tu mi segua. Non nel vero senso della parola, intendo dire virtualmente parlando, Ecco cosa dice Emanuele. Razzista di M, non dico le parolacce, anche se le vedete scritte, sciacquati quella bocca del parolaccia che hai con l'acido. Femminella del parolaccia che volevi fare i big like. E poi dove, parolaccia, e poi dov'è la rissa? Un parolaccia in mezzo. Gli unici a rissare è un bellissimo termine, è inventato, si è inventato un nuovo termine come petaloso. Interessante, bravo, complimenti. Con i tuoi 2 bestemmia e tua moglie di un neurone che ha caga spazio. E sotto, perché c'è uno spazio tra caga e sotto. Poi un'altra parolaccia: se ti incontrassi per strada e qui c'è la minaccia, te ne darei più di quelle che si meritano quegli altri caga sotto. Qui però è interessante che caga sotto è scritto in modo corretto, perciò è un po' indeciso, non sa se c'è o non c'è lo spazio. Poi dice i tuoi paesani per giunta, scusa, non capisco perché io non sono né di Lido di Pomposa né emiliano, ciuccia parolaccia, demente, cioè demente la ciliegina sulla torta, perché dopo tutti questi insulti dire demente fa quasi ridere. Ovviamente ho dovuto fare un esposto alla postale per le minacce, perché non si sa mai, però forse avrei dovuto fare una denuncia all'Accademia della Crusca per grave violenza verso la lingua italiana. Sarebbe stato meglio.
e forse anche un pochino più giusto. E lo so, è più forte di me. Passino gli insulti, passino le minacce, ma quando vedo scrivere così non ce la faccio proprio più e divento il vendicatore della grammatica italiana. Ecco un altro commento. Gli scemi siete voi che fate i video, che da là sopra dovete tirargli una sacchiata di acqua bollente e poi vediamo se lo rifanno. Cosa potevo fare se non correggere il pensierino di Max Game? Spero che la sua maestra delle elementari mi ringrazi visto che ho fatto il suo lavoro. Eccone un altro. Te pure, parolaccia, che guardi e parli invece di... Ma perché non usano mai oltre a? Cioè, oltre a riprendere potevi chiamare la polizia. Questa doveva essere la forma giusta. Ormai è una battaglia persa, peggio dei mulini a vento di Don Chisciotte. Torniamo ora al signor Bella Macina. Sì, quello delle minacce di prima. Parolaccia? Ci sperperi sopra anche, ma proprio sei un parassita cagato a tutti gli effetti. Davvero scritto. Forse voleva dire ci speculi sopra. Ma si sa, quando uno non ha finito neanche le elementari, questo è il risultato. Mi raccomando, studiate, è importante, anche quando si insulta. Usare una terminologia e un lessico corretti vi renderà meno stupidi agli occhi della gente che legge i vostri commenti. Non fate questi errori, che poi qualcuno magari ci gira anche su un video. Sì, qualche volta, lo ammetto, mi diverto a rispondere. Proprio non riesco a non cogliere la vena di umorismo e comicità inconsapevole che talvolta si cela in alcuni commenti. Per esempio questo, nordisti porci. Io ho risposto, intanto noi abbiamo Lincoln, voi confederati cosa avete? Solo 4 batuffoli di cotone. Poi ci sono persino gli insulti, presumo, di lingua straniera. Cala la boca, ispanico. Penso voglia dire stai zitto. E io ho risposto cala le braghe, che in milanese vuol dire fila via. Infatti non l'ho più visto e non si è fatto più né vedere né sentire. Ed ecco quelli che sconfinano da un video all'altro. Passano dal commento di un altro video, forse perché questo video non gli bastava e allora volevo andare sugli altri miei video a commentare. E uno sotto un video mi scrive che... cagato. Io accetto i commenti negativi solo quando sono ben argomentati, ma questo tipo di commenti non è utile a nessuno, è puro qualunquismo. Perciò, Gabriele, pensaci prima di scrivere certe stupidate. Ma poi, quando la battuta te la servono su un piatto d'argento, come fai a non rispondere? Sul mio aspetto fisico accetto commenti solo dalle donne. Poi ci sono le vere e proprie discussioni che partono con insulti e qualche volta finiscono con le minacce. Per esempio Michele Bisboccia, ovviamente Bisboccia è un nome inventato perché molto probabilmente questo Michele Bisboccia è un troll. Lascio a voi i commenti su questa discussione. Fino ad arrivare alla minaccia definitiva. Va bene Gianluca, te la sei cercata.
sto tremando dalla paura. Vuole picchiarmi col joystick della PlayStation o tirarmi dietro il biberon? Che paura. Boh. Mamma mia. Poi ci sono quelli che insultano, ma poi ci ripensano. Giulio Cesare, non l'originale, probabilmente un anonimo, o comunque qualcuno che ha preso il suo nome. Spero che non si chiami veramente così, poverino, se no... Giulio Cesare. Avete notato? L'insulto è sparito. Ops, io avevo fatto lo screen, perciò si vede ancora. Sicuramente il vero Cesare era più scaltro e non rinnegava mai quello che diceva una volta detto. Comunque, Ave Cesare. E poi abbiamo quelli che alla fine mi diverto a stuzzicarli al punto che ne esce una conversazione infinita che tra le altre cose aumenta anche l'engagement del video, come tutti ben sapete. Qui lo screen non basta, ho dovuto fare lo scrolling di tutta la discussione in cui a un certo punto Franco De Cesaris, sedicente svizzero, prende intere giornate per insultarmi, ovviamente non capendo che lui trolla me, ma io trollo lui. Naturalmente faccio nomi e cognomi perché sono commenti pubblici, tutti li possono leggere ed è giusto che le persone si prendano le responsabilità di ciò che scrivono e dicono sul web, perché la vera questione è che è un attimo passare dalla violenza verbale alla violenza fisica o reale, magari di gruppo. Il video che tanti hanno commentato ne è una chiara dimostrazione. Quanti di quelli che minacciano o insultano me poi lo fanno anche con altri? Magari lo fanno con persone deboli che non hanno la stessa capacità che ho io di rispondere, di denunciare o di riderci sopra. Persone che se minacciate si chiudono in se stesse senza cercare aiuto. Il cyberbullismo, che ho appena denunciato in questo video, anche se l'ho fatto in modo scherzoso, è una cosa seria, tanto quanto la violenza che si vede nel video del Lido di Pomposa. Lo dico anche a coloro che scrivono frasi del tipo io li avrei tirati sotto, io li avrei ammazzati di botte, io gli avrei sparato, cose del genere. La violenza non è mai un mezzo per fare giustizia, sia chiaro. Per fare giustizia si deve denunciare, anche magari rendendo un pubblico un fatto che altrimenti sarebbe rimasto rilegato a quell'unico luogo senza che nessuno ne venisse a conoscenza, come il video che ho girato io. Infine un grazie a tutti coloro che si sono iscritti al mio canale. Spero che gli altri miei video, quelli seri, possano farvi divertire, anche se sono seri, pensare, interessarvi, e se credete che io dica qualcosa di sbagliato o avete qualche notizia aggiuntiva o informazione o anche qualche idea da aggiungere, non abbiate timore di commentare, perché il clima sotto quei video è sicuramente molto più rilassato rispetto a quello del Lido di Pomposa. Ciao a tutti e non pensate all'elefante.